Salve a tutti, bentornati o benvenuti sul canale dell'Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi vado a rispondere a una richiesta che mi è arrivata sul mio profilo di Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram vi lascio il mio nome scritto qui sullo schermo. Vi spiego brevemente che cosa è successo. Qualche tempo fa io ho realizzato una copertina per neonato utilizzando un punto molto conosciuto sul web, il punto Lindo. Ho fatto questa copertina che ho pubblicato in piccola parte su Instagram e ovviamente ho ricevuto molte richieste su questo tipo di punto. Io, sapendo che esiste già un video tutorial di questo punto in spagnolo qui sul web, ho indirizzato le persone interessate ad eseguirlo direttamente su quel video. Tra le tante che me l'hanno chiesto c'è stata però una signora veramente molto carina che mi ha spiegato di voler eseguire questo punto per una copertina per la nipotina e, non masticando molto lo spagnolo, mi ha chiesto di rifare il tutorial in italiano. Io all'inizio ero contraria a questo fatto perché non mi piace riprendere lavori fatti da altri, però questa signora è stata veramente così gentile, simpatica e anche molto tenera nella sua richiesta che ho deciso di fare la mia versione del punto Lindo in italiano. Sicuramente sul web ci sono altri video tutorial di questo punto, però ho deciso di soddisfare questa piccola richiesta. Ogni tanto mi piace venire anche incontro alle richieste di voi che mi seguite, sempre che siano nel limite delle mie possibilità. Perciò oggi vi farò vedere un piccolo campione con il quale potrete eseguire il punto Lindo e utilizzarlo poi per i vostri progetti, che siano copertine, magliette. È un punto che si lavora a pannello, quindi è utilizzabile in tantissimi modi diversi. Vi faccio quindi vedere il filato che ho utilizzato per fare la mia copertina, ma per il video utilizzerò un filato diverso e più scuro in modo che possiate vedere bene l'effetto dei punti. Utilizzerò poi l'uncinetto numero 4 della Prim Ergonomics. Parlando del filato che ho utilizzato per la copertina, ho utilizzato il filato Ice Yarns che ho trovato sul sito di Italy Artisan, che vi lascio come sempre qui sullo schermo e nel box informazioni. Questo filato si chiama Bamboo Viscose ed è un filato particolarissimo perché è composto per il 50% di bambù e per il 50% di viscosa. Voi direte, ma la viscosa per un bambino non è ideale? Invece mi sono ricreduta perché queste due percentuali vanno a compensarsi perfettamente e questo lo rende un filato morbidissimo, sembra veramente ritoccare la seta, e la destinataria della copertina è stata veramente entusiasta della resa del punto con questo filato, perciò io ve lo consiglio per tutti quei progetti che dovete fare per i bambini, in particolare le copertine. Ciascun gomitolo pesa circa 100 grammi ed ha una resa di circa 230 metri, lavorabili con uncinetti e ferri dal 3 al 4. Mentre invece per l'esecuzione del punto da mostrarvi qui sul video utilizzerò il Baby Antibacterial. Questo filato l'avete già visto nel mio video tutorial della sciarpa ottaneo che trovate come sempre qui sul canale e vi lascio anche nella i qui in alto. Anche questo è un filato che si adatta perfettamente ai lavori per bambini perché è un filato 100% antibatterico, ciascun gomitolo pesa circa 100 grammi ed ha una resa di circa 280 metri, lavorabile con ferri uncineti dal 3,5 al 4. Passiamo quindi all'esecuzione del nostro campione. Il punto Lindo si lavora su un multiplo di 5, quindi ho avviato una catenella di 20 punti. Faccio poi una catenella in più e un giro di ritorno a maglia bassa in modo che vi sia più chiara l'esecuzione. Vado quindi a lavorare una maglia bassa su ciascuna catenella che ho appena realizzato. E da questo punto iniziamo ad eseguire il punto Lindo. Facciamo 4 catenelle, voltiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto e all'interno della prima catenella che abbiamo lavorato andiamo ad eseguire 3 punti alti. Saltiamo poi 4 punti di base e nel quinto andiamo ad eseguire un punto basso, quindi salto 1, 2, 3 e 4 e nel quinto eseguo una maglia bassa. Faccio poi 3 catenelle ed eseguo 3 punti alti nella stessa maglia nella quale abbiamo fatto il punto basso.
Quindi filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto ed eseguo 3 maglie alte. Vedete che si forma una sorta di ventaglietto. Salto nuovamente 4 maglie di base e nella quinta vado a ripetere gli stessi passaggi. 1, 2, 3 e 4. Nella quinta eseguo un punto basso, faccio 3 catenelle e nello stesso punto faccio nuovamente 3 maglie alte. Salto nuovamente 4 punti e nel quinto ripeto gli stessi passaggi, quindi un punto basso, 3 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso punto, quello del punto basso. Se ho lavorato nel modo corretto devono rimanermi 5 maglie basse libere. Salto le prime 4 e nella quinta, che è anche l'ultima, eseguo un punto basso. E abbiamo così completato il primo giro di lavorazione del nostro campione. Ora passiamo al secondo giro, che è quello che andremo a ripetere per tutta la nostra lavorazione. Voltiamo il lavoro e facciamo 3 catenelle. Subito sotto di noi abbiamo il punto basso che abbiamo appena eseguito. All'interno del punto basso lavoriamo 3 maglie alte. E abbiamo creato così un archetto uguale a quello che abbiamo fatto nel giro precedente, composto da 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto basso. Per chiudere questo archetto dobbiamo prendere a rilievo la terza maglia alta che ci si presenta. Qui nei punti successivi abbiamo 1, 2, 3 maglie alte e l'archetto di catenelle. Passiamo a rilievo quindi in mezzo a 2 maglie alte e sbuchiamo così dietro la terza. Ve lo faccio vedere anche più da vicino. 1, 2, 3 maglie alte, entriamo dietro la terza maglia alta ed eseguiamo un punto basso. Facciamo 3 catenelle e andiamo ad eseguire 3 maglie alte nell'archetto formato dalle catenelle del giro precedente. Vedete, qui c'è la maglia alta che abbiamo preso in rilievo col punto basso e qui c'è l'archetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, passiamo dentro l'archetto ed eseguiamo 3 punti alti. Vado a chiudere questo archetto esattamente come ho fatto prima. Individuo la terza maglia alta, la prendo a rilievo, quindi passo da dietro con l'uncinetto in questo modo, faccio un punto basso, 3 catenelle e ripeto le mie 3 maglie alte nell'archetto di catenelle del giro precedente, quindi ripetiamo sempre gli stessi passaggi. Vado a chiudere anche questo archetto facendo un punto basso preso a rilievo sulla terza maglia alta dell'archetto successivo, le mie 3 catenelle e i miei 3 punti alti all'interno dell'archetto sottostante. Quando arrivo alla fine del giro davanti a me avrò un ultimo ventaglietto composto da 3 maglie alte e le catenelle. Questa volta il punto basso lo vado ad eseguire semplicemente all'interno dell'archetto che mi rimane qui in fondo.
quindi faccio semplicemente un punto basso normale e ho così completato il secondo giro. Adesso per tutti i giri successivi non devo far altro che ripetere questi passaggi, quindi voltare il lavoro, fare le mie 3 catenelle, 3 maglie alte all'interno del punto basso che ho appena lavorato e vado a chiudere il mio archetto di punti prendendo l'ultima maglia alta eseguita a rilievo, quindi in questo modo, ed eseguendo un punto basso. Ripeto poi le mie 3 catenelle e faccio poi 3 maglie alte all'interno dell'archetto del giro precedente, quindi lavoro proprio all'interno del mio archetto. Chiudo poi con un punto basso preso a rilievo nella terza maglia alta del gruppo di punti successivo. Quindi adesso non mi resta che continuare ripetendo i passaggi che vi ho mostrato per il giro precedente e chiuderò il mio giro con una maglia bassa all'interno dell'ultimo archetto qui a fine giro. Adesso vado a realizzare ancora qualche giro con questo punto e vi faccio vedere il campione terminato. Ed ecco qui un piccolo campione del nostro punto lindo, che non vi ho detto prima è un punto reversibile, potete utilizzarlo sia da questa parte che dall'altra e avrete sempre lo stesso effetto meraviglioso. Come vi ho detto, di questo punto ne esistono tantissime versioni, io non ho assolutamente inventato nulla. Io spero con questo piccolo video di aver esaudito al meglio la richiesta che mi è arrivata su Instagram. Vi ripeto, non ho inventato nulla, vi ho semplicemente portato la mia versione di questo punto in italiano. Se ci sono ovviamente particolari richieste per altri tipi di punti che trovate in lingua straniera e che vorreste vedere in italiano qui sul canale, potete contattarmi sui miei social che trovate nel box informazioni qui sotto il video, oppure vi basta commentare direttamente qui sotto. Spero che l'esecuzione sia stata chiara, che il punto vi sia piaciuto e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!